Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Stasera ho voglia di torta di mele e quindi mi preparo la torta di mele. Mi serve per fare la mia torta di mele 5 o 6 mele normali, io le ho più piccole quindi ne ho preso 7, all'incirca sono mezzo chilo di mele, 250 g di farina, 150 g di zucchero, 100 di burro, 3 uova intere, una bustina di lievito vanigliato, un po' di buccia di limone e io sono goloso, ci metto anche un po' di marmellata di albicocche fatta in casa dalla vicina, rigorosamente bio. Quindi cominciamo a far montare le uova con lo zucchero. Mentre montano ci andiamo a pelare le mele, così riduciamo un pochettino i tempi di preparazione. Prendiamo le nostre uova, le rompiamo uno per volta, controlliamo che siano sane e le mettiamo nel nostro planetaria. Aggiungiamo tutto lo zucchero, 150 grammi come avevo detto, e un po' di buccia di limone grattugiato. Ovviamente il limone deve essere non trattato o biologico, che così possiamo utilizzare la nostra buccia in sicurezza. Mettiamo in moto la nostra planetaria a velocità abbastanza sostenuta, dovrà diventare spumoso, e nel frattempo comincio a mandare le mele. Potete regolarvi con le mele necessarie anche come sto facendo io, cioè andandole man mano che le sbucciate le andate a mettere direttamente nello stampo che vorrete utilizzare, nella tortiera che vorrete utilizzare, in modo che ce ne sia almeno uno strato completo. Questo stampo che sto utilizzando è di 26 cm circa, mentre invece l'impasto che vi ho dato, quello rimane standard e vi verrà o più alta o più bassa a seconda dello stampo che utilizzerete. Però dopo che abbiamo finito di sbucciarle le facciamo passare in padella con tutto il burro, i 100 grammi, e magari ci mettiamo ancora un cucchiaio di zucchero per renderle più saporite, e ci metteremo anche un paio di cucchiai di marmellata di albicocche fatta in casa. Mettiamo, come avevo detto prima, tutto il burro in padella, cominciamo a farlo sciogliere bene. Aggiungiamo un cucchiaio o 2 di zucchero, non di più, che ci aiuterà a insaporire le nostre mele. Alziamo leggermente la temperatura e aggiungiamo le mele. Non dovranno essere cotte, serve solo una passata veloce. Altro piccolo consiglio, nella cottura dei dolci, se potete, evitate la carta da forno. La carta da forno mantiene l'umidità, troppa umidità all'interno dell'impasto durante la cottura e quindi rimane bagnata, non ha una cottura omogenea. Utilizzate burro, olio se volete e un pizzico di farina, sempre negli impasti tutti qua lievitati. Se invece utilizzate impasti che hanno già dei grassi all'interno,
tipo la pasta frolla o tipo la pasta sfoglia, se avete una buona teglia come questa, non serve assolutamente aggiungere degli altri grassi, perché c'è già il grasso presente all'interno dell'impasto e quindi lo rilascerà durante la cottura. Quello che vi basta affinché il dolce non si attacchi. Come alternativa alla marmellata di albicocche, che io adesso vado ad aggiungere, se vi piace potete utilizzare anche della cannella, che con le mele, come si dice, è la morte sua. Marmellata non vi do le dosi, le mettete a vostro piacimento. Io ne uso giusto un po'. Ok, le facciamo andare ancora 4-5 minuti, poi le lasciamo raffreddare e le andiamo a mettere all'interno del nostro impasto. Nel frattempo ungiamo, come vi avevo detto, la nostra teglia con ancora una piccola noce di burro o di olio, se volete, se usate l'olio magari usate un olio di semi, non un olio extravergine di oliva, perché rimarrà un po' troppo forte. Un pizzico di farina e andiamo a far sì che la farina aderisca bene al burro in questa maniera qui. Andiamo a togliere la farina in eccesso e direi che le nostre mele sono quasi pronte. Le mele sono pronte e le lasciamo raffreddare 5-10 minuti. Nel frattempo andiamo a completare il nostro impasto. Il nostro impasto di uova e zucchero è pronto, bello spumoso. A questo punto mischiamo il lievito con la farina, un pizzico di sale e setacciamo aggiungendo all'impasto. Teniamo indietro un po' di farina così, che poi vi faccio vedere. Questa l'abbiamo setacciata e andiamo a impastare a mano dal basso verso l'alto con questo movimento. Ora prendiamo le nostre mele che nel frattempo si sono raffreddate, aggiungiamo il pizzico di farina che abbiamo lasciato da parte, diamo una piccola girata, riprendiamo il nostro impasto e andiamo ad aggiungere le mele. Ora sempre dal basso verso l'alto andiamo a completare il nostro impasto. Ecco qua, pronto. Il forno lo abbiamo già acceso, 180 gradi. Andiamo ad esporre il nostro impasto nella teglia, una
breve aggiustatino all'impasto e siamo pronti ad infornare. Se siete super golosi potete ancora mettere dello zucchero in cima, io questa sera mi fermo qui. Via in forno, 180 gradi, 30 minuti. Sono passati 30 minuti ragazzi e la nostra torta è pronta. La lasciamo raffreddare una decina di minuti e poi la capovolgiamo. Intanto non te ne do. Io mangio. Che buono. No. Che buono. No. Pezzettino, ma... Se vi è piaciuta questa ricetta come a me, mettete un like, iscrivetevi alla nostra pagina YouTube e schiacciate la campanellina per non perdervi le altre ricette.